Bentornati a Simac Tannitech a Visioni, sempre in collaborazione naturalmente con MPA Style. Entriamo nel mondo dei dettagli, degli accessori, delle cose preziose che vanno poi a finire all'interno dei capi d'abbigliamento, degli accessori di tutto il comparto moda. Siamo qui con Stefano Innocenti di CM Italy. Benvenuto Stefano, raccontiamo un po' la vostra realtà, che è una realtà che opera nel nord della Lombardia. Sì, CM Italy è un'azienda che esiste sul mercato da 50 anni quest'anno, quindi è un'azienda consolidata che ha attraversato, come dire, tutte le fasi storiche delle principali aziende del lusso in Italia. È un'azienda di circa 40 dipendenti con un fatturato tra i 9 e i 10 milioni, ci occupiamo di piccola minuteria, quindi stampaggio, tranciatura di ottone, che è il core business dell'azienda. Lavoriamo con i principali marchi della moda e nella moda del lusso. Abbiamo anche, come dire, una parte dell'azienda che fa conto lavoro e quindi serviamo produzione di piccola minuteria e applicazione della stessa, ovviamente, per i più grandi brand. I vostri prodotti poi finiscono su scarpe, borse. La fortuna di CIM è che negli anni ci siamo riusciti in qualche modo a diversificare, quindi il fatturato è ripartito 33 sull'abbigliamento, sulla calzatura e sull'accessorio. E distribuito in qualche modo riusciamo a compensare, diciamo così, in linea di massima i cali da settore a settore che ciclicamente ovviamente si presentano. A proposito di situazioni cicliche, il momento è molto sfidante un po' per tutti, il lusso è in cambiamento. In questo momento che percezione voi avete dal mercato e dai vostri clienti? La percezione in questo momento è di una profondo cambiamento e anche presumibilmente anche una discreta confusione generale. Si respira in questo momento un'aria abbastanza smarrita, ovviamente non tutti i brand rispondono nella stessa maniera, ma certamente è una fase di grande transizione. È un momento dove la filiera italiana, in qualche modo, che è un ecosistema molto molto delicato, è stata messa in difficoltà per ragioni che credo che siano, come dire, piuttosto note, tra la ricerca e sviluppo e tutta una situazione legata, come dire, a problematiche sulla subfornitura. Riteniamo che le aziende serie, come sempre, troveranno il bando della matassa. Abbiamo bisogno ovviamente che il comparto lusso comprenda con molta attenzione quanto delicato sia e fragile l'ecosistema e il nostro ecosistema, ma diciamo che noi guardiamo con fiducia. Noi abbiamo personalmente un taglio dell'azienda sufficientemente leggero e è un'azienda ovviamente che non ha debiti, per cui guardiamo il futuro comunque con la consueta fiducia. Molto bene, invece dal punto di vista dell'innovazione, che tipo di aspettative avete dai vostri fornitori sulla base di quelle che ovviamente sono le esigenze dei vostri clienti? CM Italy nell'ultimo periodo, insomma, è un'azienda che ha investito molto in tecnologia, per cui ovviamente come dire, abbiamo beneficiato e abbiamo sostanzialmente sempre comprato tecnologia da fornitori prevalentemente italiani. E continueremo a farlo. In questo momento stiamo lanciando dei nuovi prodotti e come dire, li stiamo realizzando con macchine tailor made, quindi realizzate, come dire, da aziende italiane su nostra idea, e quindi stiamo percorrendo la strada della personalizzazione sostanzialmente di macchine speciali, e quindi avete persisti di macchinari in qualche modo, si può dire? Si può dire che una parola sbagliata, non è la parola già. Abbiamo delle aziende del comparto che teniamo in qualche modo segretate, che stanno sviluppando macchinari su misura per i nostri prodotti. Molto bene, un'ultima domanda sull'offerta fieristica delle aziende presenti a Linea Pelle Simac Tannitech, che è sicuramente un sistema importante per voi. Quanto conta oggi questo sistema fieristico e come si sta evolvendo dal vostro osservatorio? Anche qui è molto legato all'aspetto che
dicevo prima, nel senso che l'importanza delle fiere anche in questo senso, come dire, è un momento di transizione, insomma, in termini di presenza, eccetera. Dobbiamo andare avanti sempre con la più grande fiducia, insomma, voglio dire, il nostro savoir-faire sia in termini tecnologici che poi applicativi, eccetera, è alto, e quindi dobbiamo guardare con ottimismo, anche se vediamo nelle ultime 2 o 3 edizioni un rallentamento. In questi giorni ho visto delle buone novità, qualche cosa di assolutamente interessante, per cui ritengo che si debba andare avanti ovviamente su questa strada. E grazie a Stefano Innocenti di Cimitaly, e torniamo più tardi con un nuovo ospite. Grazie a voi, grazie a voi.